Ciao e bentrovati su Gormiti Collection. Oh, senti, allora, te lo ricordi quando andavi a scuola e ti dovevi segnare i compiti sul diario? Tipo, non so, una cosa del genere. Te lo ricordi quando ti segnavi i compiti? Ma cosa ci fai col diario di Ben 10? Siamo Gormiti Collection, parliamo di Gormiti qua, eh? Sì, boh, vabbè, comunque è Ben 10, non è tipo pizza e fichi, pizza e ananas. Cioè, è Ben 10. E poi quello dei Gormiti era finito. E quindi? Vabbè. Boh, senti, il discorso è questo. Te lo ricordi quando ti segnavi i compiti sul diario? Bei tempi quelli. Come? Esercizi di matematica, belli. Mamma mia, io questa domanda non te la dovevo fare perché tu eri una secchiona e quindi sta cosa non te la dovevo nemmeno chiedere. Invece a me i compiti piacevano o poco piacevano. Io volevo giocare a scuola, va bene? Ma, Per me il diario, sai cosa serviva? dimmi. Serviva per fare i disegni o per progettare come sconfiggere i nemici. Io ad esempio mi immagino i ragazzi che hanno guardato i Gormiti, che hanno seguito i Gormiti, che si facevano i piani per come sconfiggere Orrore Profondo oppure per allearci. Comunque, oltre a un bel diario come questo, come quello dei Gormiti, sai cosa mi sarebbe piaciuto avere? No, cosa? Adesso te lo mostro. Guarda qua. Sai che cos'è questo qua? No, è un quaderno. Sì, vabbè, è un quaderno. Ovvio che è un quaderno. È un quaderno a quadretti, se è per quello. Questo qua è il quaderno boom, il quaderno sorpresone. C'è anche scritto strappa e scopri una delle tantissime sorprese. La cosa bella di questo quaderno qua è che non aveva delle sorprese stupidine, tipo, che ne so io, delle calamite o degli adesivi. Questo aveva un vero e proprio gormita. Ma non un gormita normale, un gormita speciale che potevi trovare solo qua dentro. Allora, ti faccio vedere. Intanto c'erano diverse tipologie. C'era questo con i nuovi quattro signori della natura, c'era quello con Nick, c'era quello con Lucas e poi c'era anche Orrore Profondo. Come funzionava? Funzionava che toglievi il cellophane e ti ritrovavi questo, ti ritrovavi. Praticamente c'è una doppia copertina, la copertina del quaderno e la copertina del quaderno boom. Questo ovviamente è già aperto, quindi c'era uno scomparto segreto, si andava a strappare e rivelava il gormita. In questo caso noi abbiamo trovato Bombos Potenza di Fuoco. Come vedete si presentavano così, staccati a pezzi, perché questi erano componibili. Dietro c'è un tagliandino abbastanza comune con scritto Gormiti, importato e distribuito da Giochi Preziosi, bla 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 bla. E voi vi chiederete, ma quali personaggi si potevano trovare, quanti, di quali popoli? Allora, non esiste una vera e propria checklist, almeno noi non l'abbiamo mai trovata. Però sappiamo che ci sono 5 personaggi. Allora, togliamo i quaderni. Allora, i personaggi che si potevano trovare, come abbiamo detto, erano 5. Allora, uno era Nick, signore della terra. L'altro era Roccia Tauro, sempre del popolo della terra. Poi c'era Lucas, signore della foresta. Mimeticus, sempre per la foresta. E poi un ultimo personaggio, Bombos, potenza di fuoco per il vulcano. I personaggi sono uguali nelle sembianze a quelli della serie a cartone animato, ma hanno delle particolari interessanti. Innanzitutto sono fatti di una plastica trasparente, probabilmente richiamo qualche serie precedente, ma la cosa più divertente è che questi personaggini possiedono anche degli snodi, quindi possono muovere le gambe, le braccia e anche la testa. Per fare battaglie sotto il banco questi devono essere stati eccezionali. Questo dettaglio è sempre bello nei personaggi così piccoli perché gli toglie staticità regalando il movimento e pose sempre diverse. Inoltre si potevano, volendo, scambiare gli arti, quindi anticiparono serie come Titanium e Morphogenesis. Allora, vediamo
come si possono montare fra di loro. Come vedete hanno dei pernetti in plastica morbida, si staccano con molta facilità. Ad esempio facciamo, allora prendiamo il corpo di Nick, poi ci mettiamo un braccio di roccia tauro, anzi tutte e due le braccia di roccia tauro, poi ci mettiamo la testa di roccia tauro, poi ci mettiamo le gambe di Bombos, vediamo se si regge in piedi, molto bello. Eccolo qua. Allora, a differenza, ci vengono in mente per forza di cose un po' i mini magnetici. Però i mini magnetici, appunto, peccavano nelle articolazioni. Invece questi ne fanno un punto di forza, sono molto stabili, sono molto giocabili e sono compatibili gli uni con gli altri. Quindi erano davvero belli per giocarci. Peccato però che esistono solo questi 5 esemplari. Non ci sono personaggi del popolo dell'aria o del mare. E manca anche il signore del vulcano, che poteva essere probabilmente Magmion. Chissà perché non uscirono gli altri, ma è abbastanza chiaro che nelle intenzioni ci dovevano essere 2 personaggi per popolo, quindi un totale di 10 personaggi. Invece in realtà ne esistono solo 5, ne abbiamo quasi la certezza. Se invece qualcuno ci verrà a smentire ne saremo ben contenti. Se esistono gli altri 5 personaggi, ditecelo. Ci troviamo intorno al 2008. In quell'anno uscì anche la serie completa cartoon, chiamata anche Il ritorno dei signori della natura, che comprendeva 34 personaggi. Quella fu assolutamente una serie importante, uno spartiacque nella storia di Gorm. Giochi Preziosi siglò un contratto con Marathon Media per produrre una serie a cartoni animati. Erano mirati ad un pubblico di bambini più piccoli e la distribuzione si era allargata in tutta Europa. I gormiti erano stati zuccherati, addolciti nei nomi e nelle sculture. I 4 nuovi signori della natura avevano fattezze molto più umanoidi rispetto al passato. Anche i villain, i cattivi, vedi Orrore Profondo, furono ridisegnati in maniera più lineare, più vicini ai simpatici amici della natura, che ai mostri guerrieri spaventosi e letali a cui i bambini erano abituati. Senza contare che i nuovi signori in realtà erano dei bambini con la possibilità di trasformarsi. Anche questa mossa aiutò a stravolgere gli equilibri che si erano creati tra la prima serie e la serie Final Evolution, che rappresentano il primo vero ciclo di Gorm. Vennero scelti per accompagnare i nuovi signori 4 gormiti già conosciuti, presi dalla prima e dalla seconda serie. Noi abbiamo sempre visto questa scelta come un compromesso per non allontanare completamente i vecchi fan. Ognuno dei 4 popoli buoni poteva contare su 2 gormiti della prima serie e 2 della seconda serie. Nel caso del popolo della terra, questi erano Schienacciaio, eccolo qua, e il Trematerra, eccolo qua. Questi 2 erano 2 personaggi presenti nella prima serie dei gormiti. Invece dalla seconda serie vennero presi il Lanciamassi e Roccia Tauro. Quindi si trattava di vecchie conoscenze. L'unica novità consisteva appunto nel signore. Il personaggio, Nick, è nuovo. Il design era totalmente nuovo, anche se c'era una bella citazione dal passato. Il maglio, di roccia, è chiaramente un rimando citazione a Geos. Vediamo adesso un confronto di questi personaggi. Ad esempio, Schienacciaio della prima serie. Allora, guardate qui Schienacciaio della prima serie contro Schienacciaio cartoon. Belli diversi, eh? Beh, noi alla fine diventiamo pazzi per il design della prima serie, più che della serie cartoon. Ma è un parere personale nostro. Allora, la prima serie era famosa per i suoi design sottili, personaggi minuti,
Non era il caso però di Schienacciaio, che come vedete se la gioca abbastanza con la contropartita della serie cartoon. Poi, sempre della prima serie, vediamo il confronto fra il Trematerra e quello della prima serie. Beh, assolutamente la posa del Trematerra cartoon è nettamente migliore. Qui non possiamo dire altrimenti. Molto plastica, molto bella. Quella del Trematerra classico, insomma, è particolare, come è particolare il personaggio, ma è molto più carino lui, in effetti. Poi, per quanto riguarda la seconda serie, invece, prendiamo il Roccia Tauro cartoon e il Roccia Tauro della seconda serie. Ecco, qui la differenza è già meno evidente a livello di quanto siano grossi i personaggi. Una delle cose che contraddistinsero il nuovo modo di gestire i gormiti fu appunto questi personaggi più grossi, più corposi. E qui in effetti nella seconda serie si vede. Ultimo, il lanciamassi. Eccolo qua. Poi ci piacerebbe sapere cosa ne pensate. Se vi piacciono di più quelli della prima serie, quelli della seconda o i cartoon. Alla fine non è una cosa scontata. E chi ha conosciuto i gormiti nella seconda serie preferirà i gormiti della seconda serie, chi li ha conosciuti dalla prima. Noi che li abbiamo conosciuti tardi ci siamo affezionati in modo diverso un po' a tutte le serie, quindi a noi piacciono tutte le serie, però ovviamente abbiamo anche le nostre preferenze. Ultima cosa, visto che abbiamo tirato in ballo il maglio di Geos, eccoli qua. Cambia la mano, il maglio da sinistra passa a destra, ci sono grandi differenze, però comunque Nick resta un gran bel personaggio alla fine dei conti. È forte questo Geos, ha 8 sotto il piede, wow. Ecco qua una foto di gruppo del Popolo della Terra serie cartoon. Ovviamente il discorso vale per tutti gli altri popoli dei buoni, il nuovo signore del mare, Toby, e i 5 compagni ripescati dal passato, Delos e Martello dalla prima serie, e Tartantica e Cavarex dalla seconda. Allora, vediamo un piccolo confronto con gli altri personaggi della prima e della seconda serie. Partiamo da quelli meno evidenti. Allora, Tartantica, eccola, bellissima Tartantica di seconda serie, anche lei molto grossa. Non c'era una grande differenza tra le due. Con Cavarex la differenza si fa già più evidente, anche se accettabile. Allora, prendiamo un martello. Guardate il primo martello accanto alla sua controparte cartoon. Quanto è piccolo, sembra quasi una figura aliena. I gormiti prima serie probabilmente devono tantissimo ai vecchi exogini degli anni 80. E poi qui abbiamo Delos, il conte dei mari, accanto alla sua controparte cartoon. Beh, la differenza è davvero evidente. Anche qui fateci sapere cosa ne pensate. Come sicuramente saprete, nella serie animata vennero mostrati altri personaggi, ma per un qualche motivo la selezione fu ridotta a 4 minifigure più un signore. Quindi personaggi come Medusa Antica, Mantra e Tenaglia, Granchio, Sedelico, ad esempio, si potevano vedere purtroppo solo nel cartone animato. E ora passiamo al Popolo della Foresta. Il Popolo della Foresta era cappeggiato dal nuovo signore, Lucas. I suoi compagni erano Mimeticus e Frusta Letale dalla prima serie. Poi dalla seconda c'erano Sporius e Troncannone. Vediamo velocemente un confronto anche con i personaggi prima e seconda serie. Allora, qui abbiamo il primo Sporius, quello della seconda serie.
Qui abbiamo Troncannone della seconda serie e poi passiamo alle cose un po' violente. Mimeticus con problemi di alimentazione e Frusta letale, a parte le battutacce, insomma. Che differenza? Beh, comunque quelli prima serie potete dire quello che volete, però sono meravigliosi. E adesso per ultimi passiamo al popolo dell'aria. Il popolo dell'aria subì la trasformazione più eclatante. Il signore non era più un signore, bensì una ragazza con le sembianze di uccello, farfalla. Questa scelta probabilmente fu fatta per avvicinare il pubblico femminile alla serie. Lei è Jessica. Ora anche le bambine potevano immedesimarsi nel personaggio di Jessica, signore dell'aria, e sentirsi finalmente parte del gioco. I due personaggi scelti dalla prima serie erano la Magica Vedetta e Aquila Solitaria, mentre dalla seconda serie vennero scelti Falco Silente e Dragon. Ok, vediamo i corrispettivi precedenti. Falco Silente, Dragon per la seconda serie, Aquila Solitaria, Jessica stai ferma, brava, e la Magica Vedetta. Non c'è niente da fare, i confronti con la prima serie sono spiazzanti, ecco, diciamo spiazzanti. Diteci nei commenti cosa ne pensate. Come in ogni serie, esistevano delle esclusive. Per la collezione edicola in questo caso scelsero di mettere delle versioni oro di Cavarex, Falco Silente, Schienacciaio e Mimeticus. Vediamoli tutti. Cavarex, Falco Silente, Schienacciaio e Mimeticus. Questi erano gli speciali edicola. Beh, sarebbe stato 1000 volte più interessante se al posto di queste 4 versioni oro avessero prodotto, che ne so, altri 4 personaggi mostrati nel cartone ad implementare i popoli del bene. Ma vabbè, è andata così e non ci possiamo fare niente. Veniamo ora alla parte più succulenta, il popolo del vulcano. Per la prima volta vennero prodotti 3 signori. Erano Lavion, Magmion e Orrore Profondo. Vennero poi scelti 7 personaggi per accompagnare i signori. Uno della seconda serie, che era Bombos, e 6 dalla prima serie. Questi 6 personaggi però potevano essere trovati solo in un blister speciale. I 6 personaggi della prima serie potevano essere trovati solo acquistando questi blister, dove era compreso un signore da 12 cm, in questo caso Jessica, accompagnato al personaggio esclusivo, in questo caso l'angelo infuocato. Sul retro del blister troviamo tutte le altre combinazioni. Allora, vediamo che con Nick si poteva trovare Sparafuoco, con Lucas c'era Lavor, con Toby Maglio Infuocato, con Magmion il Guardiano Urlante e con Lavion Arachno. Sappiamo anche che esistono delle versioni da 12 cm di questi signori, ma senza il personaggino speciale. Quindi purtroppo alcuni bambini in passato chiesero queste figure sperando poi di trovare i personaggi e poi non c'erano. Ora noi non sappiamo di preciso quali furono commercializzati prima e dopo.
Speriamo che Giochi Preziosi non abbia fatto una cosa non tanto carina come far uscire prima i personaggi senza personaggio e poi... ma bensì il contrario. Comunque, se voi ve lo ricordate, scrivetecelo nei commenti, grazie. Questa scelta di commercializzare i 6 gormiti del vulcano allegandoli alle action figure li rese molto più difficili da reperire all'epoca, perché evidentemente considerati troppo costosi dai genitori e quindi oggi sono particolarmente rari e ambiti da una nuova razza di strane bestie, i collezionisti di gormiti. Se vi ci ritrovate, sapete a cosa ci stiamo riferendo. Questi blister, dimenticavamo, non sono usciti solo in Italia, sono usciti anche all'estero. Vi facciamo vedere la prova. Allora, qui abbiamo un Toby con maglio infuocato, che all'estero sembra si chiamasse Geyser, tedesco barra francese. La confezione è pressoché identica, cambiano solo le lingue, anche il retro è uguale. Ma vediamoli questi 6 personaggi oggi così rari. Allora, qui abbiamo Arachno, Angelo infuocato, Sparafuoco, Lavor, il guardiano urlante, e maglio infuocato. Eccoli qua. E adesso li vediamo con le loro vecchie versioni. Allora, qui abbiamo maglio infuocato. Guardate, sembra il figlioletto. Poi abbiamo il guardiano urlante, personaggio strepitoso della prima serie. Guardate che design. Poi abbiamo Lavor. Mettiamo qua. Anzi no. Mettiamolo qua. Sparafuoco. L'angelo infuocato e Arachno, che non si vede, allora lo mettiamo qua. Ok, adesso si vedono tutti. Certo che fanno davvero uno strano effetto vedere tutti assieme. Siamo sinceri, non l'abbiamo mai fatto, è la prima volta che lo facciamo, che li guardiamo così, serie cartoon e prima serie assieme. Fanno veramente uno strano effetto. Però è anche molto bello vedere come 2 persone diverse abbiano stravolto il personaggio, rivisitandolo. Molto bello. Soprattutto la versione di Angelo Infuocato è molto molto bella, probabilmente è il nostro preferito. Oh, hai dimenticato Bombos! Ah, è vero. Allora, Bombos, scusa Bombos. Allora, Bombos Cartoon. Ecco, lo mettiamo davanti così ci perdona. E Bombos seconda serie. Ma sai, forse me lo sono dimenticato perché è talmente comune Bombos che si trovava ovunque. Ok, allora, questo qui è il popolo serie cartoon del vulcano al completo. Molto belli e molto ricercati. All'attacco! No, è arrivato quell'attaccabrighe di Troncaglion. Qua ci vorrebbe l'intervento di Dracon, ci vorrebbe. Oh ragazzi, noi con i gormiti ci giochiamo, non scherziamo. Beh, non c'è che dire, irruenti questi antichi guardiani, però effettivamente bisognava parlare anche di loro. Per la serie Il ritorno dei signori della natura, Giochi Preziosi davvero fece le cose in grande. Non perfettamente, però fece le cose in grande. Perché? Perché per la prima volta vennero prodotte queste minifigure
dei guardiani. Abbiamo perso tra l'altro il pezzettino. Ah, eccolo qua. Vennero prodotte, dicevamo, le minifigure di Troncalion e di Dracon. La prima volta. Troncalion e Dracon, i più piccoli mai prodotti. No, non è vero. I più piccoli mai prodotti erano quelli micro presenti nell'isola De Agostini, quella che usciva ogni settimana in edicola. Però questi, dopo quelle versioni micro, che erano piccole così, e che un giorno vi faremo vedere, questi sono i più piccoli. Sono molto belli, molto dettagliati. Adesso togliamo un attimo tutti i personaggi del vulcano. Anche tu, Lavio. Allora, abbiamo Dracon e Troncalion. Dracon si possono muovere le ali, ha queste corna in una plastica, in una gomma più morbida. Sono dotati di rotelline, quindi come potete vedere viaggiano, corrono come delle macchinette. E poi hanno questo scomparto nascosto perché? Perché erano venduti in abbinamento, ognuno al proprio signore. Quindi c'era Magmion con Dracon e poi c'era Lucas con Troncalion. Dai Lucas, ce la puoi fare. Ok, perfetto. Allora, prima quando parlavamo dei quaderni Boom abbiamo detto avrebbero potuto fare Magmion. Perché? Perché in realtà Magmion l'hanno fatto. Era questo, snodabile come quello dei quaderni Boom. Bastava produrlo nella plastica trasparente. Probabilmente, chissà, forse esiste, non lo sappiamo. Però bastava veramente poco. Allora, togliendo le gambe, sperando che non ci restino in mano, di Magmion, ok, è andato tutto bene, e togliendo pure la coda perché sennò non ci sta, si può inserirlo e farlo cavalcare a Dracon. Eccoci qua. Poi un meccanismo molto divertente serviva per gli scontri. Allora facciamo finta che loro due si scontrano, vediamo cosa succede. Avete visto? Schiacciando indietro la testa di Dracon, e succede lo stesso anche per Troncalion, il personaggio viene disarcionato. Quindi il gioco consisteva in questo. Consisteva nel far giocare i due signori della natura e uno dei due vinceva. Ma come vedete, poi la cosa succede lo stesso anche per Troncalion, probabilmente. Facciamolo così. Pah! Saltino. Benissimo, ma ora basta giocare, che per oggi abbiamo parlato anche troppo. Vi facciamo vedere le ultime due cose e poi ci risentiamo in un altro video. Ma come si potevano trovare in vendita i gormiti della serie Il ritorno dei signori della natura? Beh, nei classici blister. I blister erano da 3 personaggi più un personaggio nascosto. Qui dentro vedete c'è la scatolina col personaggio nascosto. Una cosa abbastanza tipica dei gormiti e che a nostro avviso era un'idea geniale. In questo caso c'è Lucas, Sporius e Lanciamassi, oppure nelle consuete bustine. Questa qui era la bustina da edicola col logo Preziosi Collection in basso. E qui questa è la bustina da negozio di giocattoli col loghetto Jig. Un'altra cosa speciale, l'ultima, si potevano trovare abbinati agli zaini i 4 signori in versione Platinum. Eccoli qua. Questi qui si potevano trovare allegati agli zaini, quindi chi comprava lo zaino aveva questi personaggi. Una cosa carina è, guardando al retro, questi probabilmente erano i prototipi. Belli.
E questi sono fotografati, quindi esistono. Chi li ha, alzi la mano. Ed ora vi facciamo vedere una valanga di personaggi oro e argento. Alcuni sappiamo da dove provengono, altri no, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Questo qui è il popolo della Foresta Oro. Era distribuito per il mercato estero e non venne mai distribuito in Italia. Questo Lucas Oro, invece, che è praticamente uguale all'altro, si poteva trovare nel playset della Foresta. Poi Orrore Profondo Argento e Toby Oro si potevano trovare in una delle 1000 versioni dell'Isola di Gorm. E ora passiamo a questi 4 qui: Bombos, Argento, Cavarex, Schienacciaio e Mimeticus. Questi qui sono delle versioni particolari che uscivano dai Magic Egg distribuiti in Inghilterra e forse in qualche altro paese estero. Per ultimi, quelli che non sappiamo da dove arrivano. Abbiamo un Rocciatauro, Nick Oro, che forse no, non me lo ricordo da dove viene. Poi abbiamo l'Avion Argento, Orrore Profondo Oro, Magmium Argento, che adesso mi viene in mente, si poteva trovare nel playset del Vulcano, e poi anche all'estero, o solo all'estero? Ma. E poi questo qui. Questo è un Magmium dorato, molto bello, però non sappiamo da dove viene. Se vi state chiedendo se sono tutti originali, sì signori, sono tutti originali, sono tutti marchiati giochi preziosi, dal primo all'ultimo. Il problema di queste versioni oro e argento è che ne esistono talmente tante uscite all'estero che è davvero difficile sapere in quali playset, in quali accessori, se in qualche Gormiti Magazine estero uscissero. Se sapete dirci qualcosa, grazie. Bene, siamo arrivati alla fine. Vi salutiamo con questo bel quadretto. Il video è stato un po' lungo, no? Sì, grazie, mezz'ora che hai parlato. Vabbè, c'era tanta roba da dire. Sì, d'accordo. Ok. Niente, boh, quindi grazie per la pazienza che avete avuto. Molta. Ok. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao!